La cosa di cui vi parlerò oggi in questo video è l'essenza della guida in pista. Quella cosa senza la quale non si potrà mai imparare velocemente e migliorare la propria guida. Ok, qua c'è roba che scotta. Stiamo parlando dell'essenza della guida in pista. Quella cosa che sta alla base di tutto e senza la quale non si migliorerà mai? Sì, esattamente. Quello che sto per raccontarvi è la regola numero 1 di tutti i corsi di guida. Questa cosa che vi racconterò l'ho imparata in occasione della gara che ho corso al circuito Tazio Nuvolari, ovvero il terzo round di campionato della Race Attack 1000. Ora, so che tutti state aspettando il video della gara di Franciacorta, non preoccupatevi, uscirà tra pochi giorni. Ecco, tornando alla gara del Tazio Nuvolari, ci troviamo al sabato mattina, dove faccio 3 turni di prove libere. Prima di questa giornata ho fatto 2 test sulla moto da gara, facendo segnare un miglior tempo di 1:24,4. È un tempo ancora un po' lento, dato che la pole position è di 2 secondi più veloce. Quindi sono arrivato al weekend di gara molto carico e con tanta voglia di abbassare questo tempo. Prima sessione prendo feeling 1:25,5. Seconda sessione, adesso entro cattivo, darò tutto quello che ho, di sicuro uscirà fuori un tempone. 1:24,5. Scendo dalla moto stanco morto e col fiatone. E non miglioro. A me in pista sembrava di essere al limite, ho dato tutto quello che ho, stavo spingendo a manetta, non ne avevo più. Ma sono inchiodato sull'1:24,5 e non capisco il perché. Qualche minuto dopo arriva un mio amico pilota che guarda caso era in tribuna a guardarmi, entra nel box, viene da me e mi dice: tu non hai capito niente. Così non vai da nessuna parte, stai tirando troppo, sei sempre al limite, sei sempre impiccato. E lo guardo e dico: ma tirando troppo, ma se sono piantato come un albero, come fai a dire che sto tirando? E proprio questo è il punto. Stai cercando di andare troppo forte per quelle che sono le tue capacità. Stai cercando di fare cose che non sei ancora capace di fare. Tiri le staccatone, tiri le acceleratone, ma non sai controllare la moto. Sei lì che dai ste mega manate di gas e il risultato è che la moto ti porta a spasso, ti porta dove vuole lei, tu sei appeso alla moto, non hai il controllo e non fai una linea giusta. Al che mi fermo un attimo, mi siedo, rifletto e analizzo la telemetria insieme al team. Prendiamo una curva a caso, la curva 3, una curva in cui freni, entri, punti la corda, rilasci il freno, ti allarghi, prendi in mano il gas, lo punti, ritorni al punto di corda e appena vedi l'uscita acceleri. Ora non ho qui il grafico della telemetria, ma vi disegnerò a mano più o meno quello che è il grafico. Quello che si vedeva dalla telemetria era la cosa seguente. Ora, per chi non ha mai visto un grafico telemetrico vi spiego al volo come funziona. Funziona come un qualunque grafico che abbiamo studiato a scuola. Hai l'asse delle Y e l'asse delle X. Nell'asse delle X hai il tempo o i metri, quindi T oppure S. Nell'asse delle Y hai il valore. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo di vedere il grafico dell'acceleratore. Quindi noi siamo sul rettilineo e avremo che se i valori vanno da 0 a 100%, quindi full gas, avremo che sul rettilineo saremo con una linea piatta al 100%. Nel momento in cui arriviamo in fondo al rettilineo e molliamo di colpo il gas per iniziare a frenare, avremo che l'acceleratore, boom, scende di colpo a 0 e resta a 0 per tutta la fase della frenata. E nel momento in cui ricominciamo ad accelerare, avremo che il valore dell'acceleratore inizierà a salire finché una volta uscito dalla curva, boom, sarà di nuovo al 100%. Se invece vogliamo vedere il freno in rosso, avremo che naturalmente siamo sul rettilineo, quindi il freno è a 0. Nel momento in cui molliamo l'acceleratore, avremo il picco della nostra frenata, boom, prenderemo in mano il freno e man mano che iniziamo a inserire in curva noi rilasciamo il freno, quindi avremo la frenata che inizia pian piano a scendere. Quindi ecco, questo è come funziona un grafico telemetrico. Poi lì naturalmente abbiamo tantissimi altri valori come marce, giri del motore, sospensioni. Ecco, e guardate ora che cosa facevo io in quella famosa curva 3 e in realtà in tutto il resto della pista. Acceleratore. Come dicevamo sul rettilineo, full gas 100%, poi chiudevo il gas per fare la fase di frenata e inserimento in curva. Quindi in tutta la fase di frenata e inserimento il gas era a 0. Poi nel momento in cui iniziavo a puntare il gas per uscire dalla curva, quindi io cosa facevo? Puntavo il gas, tenevo il gas puntato nella percorrenza e non appena vedevo l'uscita di curva, boom, 100% di gas. Cioè io passavo da un 50-60% di gas a un 100%. Così, pam, istantaneo.
E guardate questo mio passare dal 60% al 100% che cosa causava alla moto. Come vedete sto entrando in curva, quindi ho mollato l'acceleratore e ho preso in mano i freni. Sto inserendo la moto in curva, entro in piega, mollo i freni, punto il gas e come vedete quando punto il gas la moto se ne sta lì bella tranquilla, precisa, in piega e fa la sua strada. Ma non appena intravedo l'uscita di curva e do boom quel colpo 100% di gas, guardate che cosa succede. Il motore tira di colpo la catena, quindi dà uno strattone alla moto che fa alzare la ruota anteriore. Guardate, non sono ancora neanche con la moto dritta e sta già impennando la moto. A quel punto cosa succede? Interviene l'elettronica che per evitare l'impennamento ritira nuovamente giù la ruota anteriore. Quindi la moto si alza, si riabbassa, rimbalza, quindi ritorna nuovamente su. E tutto questo in meno di un secondo. Ed esco naturalmente dalla curva su una ruota. In tutto ciò guardate come sono io in sella. Sono appeso, sono rigidissimo, perché nel momento in cui ho dato quel 100% di gas, la moto mi ha dato un calcio nel culo che mi ha tirato indietro, poi mi ha ritirato in avanti, poi mi ha ritirato indietro. E quindi io in tutto questo sballottolamento sulla moto sono lì rigido, che stringo sti manubri, che cerco di sopravvivere e cerco di non morire. Io ogni volta che davo gas innescavo tutta una serie di movimenti per cui perdevo il controllo della moto e mi irrigidivo. E guardate qua, questa foto è della gara precedente. Guardate, al di là di quanto è impennata la moto, guardate come ho gli occhi. Sono terrorizzato. Io ogni volta che aprivo il gas avevo paura. Paura della moto e di tutte quelle reazioni violente che aveva. L'errore di fondo è che, sapendo io che per andare forte in pista bisogna frenare tardi e accelerare presto, il segreto per andare forte: frenare tardi ed accelerare presto. A staccare dopo, aprire prima. Staccare dopo, aprire prima. appena potevo, full gas. Il punto qual è? È che guidare una moto è uno sport atletico. Non è come giocare alla PlayStation che schiacci un tasto e acceleri, ma il gesto dell'accelerare deve essere accompagnato da tutta una serie di movimenti del corpo che vanno a guidare la moto. Quindi raddrizzare la moto, andare giù col busto, spingere sulle pedane. Io stavo cercando di fare qualcosa che era al di sopra delle mie capacità, ma senza fare tutti quei piccoli gesti che devono accompagnare quella cosa. Un po' come se sei un bambino di 1 anno che non sa ancora camminare ma vuole mettersi a correre. Se prima non impari a stare in piedi camminando, non potrai mai correre. Al che il mio amico mi ha detto la cosa seguente. Mi ha detto: domani fai così. Fai come se dovessi guidare una moto senza controlli, per cui devi essere più dolce con l'acceleratore e accelerare in maniera più progressiva. Peccato che non avevo più turni di prove libere. Avevo solo la qualifica. Cioè, voi capite che è difficile sforzarsi di andare piano nel momento in cui dovresti andare forte. Cioè, devi violentarti psicologicamente. Però ci ho provato. Tanto l'alternativa era partire indietro perché stavo andando pianissimo. Così nel turno di qualifica ho iniziato a essere più dolce nell'accelerazione. Ed è successo qualcosa di incredibile. La moto non si imbizzarriva più, la moto non impennava più in continuazione, non mi veniva più male agli avambracci. Ho fatto un intero turno senza avere quel dolore maledetto. Non mi stancavo più, sentivo di avere più controllo della moto, riuscivo a portare la moto dove volevo io e il mio miglior tempo è stato di 1:23:2. Ho abbassato di 1 secondo e 2 in un solo turno, semplicemente accelerando meno. Cioè, capite che è veramente paradossale. Tutto questo però ha avuto un piccolo effetto indesiderato, ovvero che ero lento in uscita di curva. Ma finalmente adesso avevo il controllo della moto ed ero consapevole di quello che facevo. Per tornare all'esempio del bambino, avevo smesso di correre male e avevo iniziato a camminare bene. E camminando bene andavo più veloce che correndo male. Così nelle giornate di test successive, dato che adesso ogni volta che acceleravo ero più tranquillo, più rilassato e meno sconvolto, ho iniziato a essere più consapevole di ciò che facevo sulla moto, anziché andare a spasso e farmi portare da lei. Ho iniziato ad applicare tutti quei movimenti che devi fare quando acceleri. E alla gara successiva, a Franciacorta, ho finalmente metabolizzato tutte queste cose e in gara 1 ho fatto il mio record personale. Mi sono fatto 8 giri come un martello su tempi che prima non avevo mai fatto, senza stancarmi, senza imbizzarrire la moto e riuscendo alla fine anche ad accelerare più di quanto non accelerassi prima. E questa esperienza personale serve per spiegare finalmente qual è il focus di questo video, ovvero qual è l'essenza per imparare la guida in pista. L'essenza è che se si vuole imparare, ma non solo in pista, ma in tutti gli altri ambiti della vita, bisogna fare un passo indietro per poi farne 2 in avanti. Quando si sta sbagliando qualcosa, qualunque essa sia, la posizione, la frenata, l'accelerazione, l'ingresso in curva, la piega, l'unico modo per migliorare quella cosa è rallentare
Quindi andare piano e concentrarsi solo su quella cosa in particolare. A questo punto bisogna girare, andando piano ed esercitandosi su quella cosa in particolare. E solo una volta che la si è metabolizzata, allora si ricomincia ad andare forte. E tutto ci verrà più naturale. E capite che è impegnativo all'inizio, perché uno dice cavolo, vado in pista per sfogarmi, per andare forte, per spingere, per scannare. Perché mai devo buttare via una giornata intera ad andare piano? E pensate me, in un weekend di gara, nella sessione di qualifica, che mi devo mettere ad andare piano per imparare una cosa. Ma questo è l'unico modo per imparare. E questo è l'errore che fanno in tanti. Ogni volta entrano in pista andando al limite e sperano di poter imparare qualcosa andando sempre al limite. Quando vai al limite non capisci bene quello che fai. La moto ti porta a spasso, sei sempre rimpiccato, che ti senti di morire. E quando sei impiccato che ti senti di morire, non riesci a concentrarti sulle piccole cose da migliorare. Se sei sempre al limite con la moto che ti porta a spasso, non imparerai mai niente. Ed è questo il motivo per cui in genere nei corsi di guida ti dicono dimenticati dei tempi sul giro. Non te li prendono, non te li dicono, non li devi prendere i tempi quando stai facendo un corso di guida. Perché se vuoi imparare devi andare più piano. Mi ricordo che l'anno scorso era tipo marzo, aprile, ed ero andato a Salmura a girare col mio amico Edoardo Mazzuoli, che mi aveva spiegato come tenere i piedi sulle pedane. E io quel giorno mi ero reso conto che in moto non avevo minimamente idea di come tenevo i piedi sulle pedane, che è una cosa fondamentale perché dai piedi poi parte tutta la posizione del resto del corpo. Quindi se sbagli i piedi sbagli tutto. Il risultato è che quando tiravo, che poi in realtà era andare pianissimo, per me era tirare, ogni curva la facevo a caso, senza pensare a come tenevo il corpo. Così, quando qualche settimana dopo ho comprato una mini GP, sono andato in pista e per tutto il giorno mi sono messo lì come un cretino, girando pianissimo, ma esercitandomi solo ed esclusivamente su come mettere i piedi. Punta e tacco, punta e tacco, punta e tacco. Il fatto è che dopo quella giornata, che l'ho metabolizzato, oggi quello è un movimento che mi viene talmente naturale che non ci penso neanche più a come tengo i piedi. Lo faccio e basta. Quindi l'essenza della guida in pista è che quando vuoi imparare una cosa, devi andare piano e concentrarti solo su quella cosa, altrimenti non imparerai mai. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra lasciando un commento qui sotto e mettendo anche un like. E se volete vedere altri video di questo genere e non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale YouTube. Come sempre grazie, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!